Oggi voglio portarvi in Sicilia, un'isola splendida ricca di meraviglie culinarie, con gli anelletti alla siciliana. Pronti? Iniziamo! Cominciamo quindi a preparare proprio il ragù. Mettiamo in un tegame capiente l'olio extravergine di oliva, aggiungiamo all'olio sedano, carota e cipolla tritati. Poi unisco anche una foglia di alloro e un rametto di rosmarino. Ora che il nostro soffritto sia un po' appassito, uniamo la carne trita e la sbricioliamo. Dobbiamo farla rosolare per bene. La carne è ben rosolata, la sfumo con il vino rosso. È il momento di aggiungere il concentrato di pomodoro che diluisco in poca acqua. Mescoliamo bene. Dopo averlo fatto rosolare per 5 minuti, aggiungo la passata di pomodoro. Dopo la passata saliamo e pepiamo. Chiudiamo con il coperchio, abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamo cuocere per almeno un paio d'ore. Per il mio timballo di anelletti abbiamo bisogno di 3 melanzane, 2 le friggeremo tagliandole a fettine e invece una la friggeremo tagliandola a cubetti. Dopo aver tagliato la nostra melanzana a cubetti, tagliamo le altre 2 a fettine, spesse circa 3-4 mm. E per farlo ci serviamo di una mandolina per fare delle fette più o meno tutte simili. Per il nostro timballo di anelletti dobbiamo friggere le melanzane, prima quelle a cubetti e poi quelle a fette. Iniziamo con una padella dove ho messo dell'olio di arachidi a 175 gradi e adesso ci vado a inserire i miei cubetti. E le metto su della carta assorbente da cucina. Le mie melanzane si sono dorate e le lasciamo scolare per bene sulla carta assorbente da cucina e ci dedichiamo alla frittura delle fette di melanzane. Le mie fette sono pronte. Le scolo, le posiziono sulla carta assorbente da cucina e poi continuo con la frittura. Come in tutte le ricette del sud, saporite e decise, ci sta molto bene il nostro pecorino romano DOP, che adesso grattugiamo e mettiamo all'interno dell'impasto. Dopo aver grattugiato il pecorino ci dedichiamo alle uova sode, che tagliamo in spicchi. Qui ho una pentola con dell'acqua in ebollizione che vado a salare e ci butto i miei anelletti. Li faccio cuocere per circa 5-7 minuti, devono essere piuttosto al dente. E mentre i nostri anelletti cuociono, noi guardiamo il ragù, che nel frattempo è cotto. E quindi possiamo aggiungere i pisellini. Mescoliamo e lasciamo cuocere altri 5 minuti. I nostri anelletti sono cotti. Li scolo per bene e li metto direttamente nel ragù. Amalgamo gli anelletti al sugo. Elimino la foglia di alloro. Aggiungo anche la melanzana a cubetti e il pecorino. E mischio tutto. E adesso possiamo andare a comporre il nostro timballo. Per i miei anelletti alla siciliana ho rivestito questo stampo a ciambella con il burro e con il pangrattato. Ora lo fodero con le melanzane fritte. Dobbiamo rivestire sia il foro centrale che la parte laterale. Sovrapponiamo leggermente le fette in modo da rivestire tutti i bordi. Ora mettiamo all'interno almeno 1/3 del nostro composto con la pasta. E poi dobbiamo formare una conca al centro rivestendo bene i bordi e tutto l'anello centrale. Ora che abbiamo cosparso tutti i lati, mettiamo sul fondo le uova sode, metà. Aggiungiamo metà prosciutto cotto in dadini e metà scamorza. E poi aggiungiamo ancora un po' di pasta. Continuiamo con le uova, il prosciutto cotto e la scamorza e ricopriamo tutto con la pasta.
Perfetto, ora giriamo le melanzane verso l'interno. Perfetto, adesso possiamo cuocere il nostro timballo di anelletti nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Ecco i miei anelletti, io adoro questi sformati perché profumano di buono, di casa e di tradizione.